Adriana, dove stiamo? Alla chiesa di Sant'Irene Dove? a Catignano. Abbiamo Padre Roy che ci fa entrare eccezionalmente, gentilmente, ce la illustrerà. Porticati sono i porticati che si facevano per riparare i pellegrini che arrivavano la notte prima della festa e quindi si mettevano lì sotto con i materassi a dormire. I porticati sono per riparare dalla pioggia. Ma ha niente a che vedere con la transumanza. Ma allora tutte le chiesette di questo di questo territorio che scende è il Tratturo Magno che viene giù da Forca di Penne costeggiando il torrente Cigno e arrivava alla Valpescara e quindi erano chiese importanti che accoglievano non soltanto i pastori transumanti, i pellegrini, ma le fiere, tutti quelli che frequentavano questi paesi che accoglievano poi le varie fiere dove si scambiavano le merci. Allora c'è quattro parrocchie, Civitabuana, Catignano, Vicoli e Brentoli, perché sono paesi piccoli. Piccini, sì. E poi Bella, questa è la nostra comunità. Perciò quindi è assegnata a voi. Queste chiese romaniche che noi vediamo così pure, così pulite, così bianche, sono così, ma non erano nate così. Sono chiese che avevano come l'anima, cioè l'esterno spoglio, ma l'interno come l'anima, pieno di bellezza ed era ricchissimo di affreschi, per cui tu entravi in queste chiese e trovavi tutte le storie della liturgia, tutte le storie del Vangelo. Tra il 700 e il 700 le nuove mode arricchirono queste chiese con stucchi, coprendo tutti gli antichi affreschi. E quindi erano chiese come abbiamo visto prima alla chiesa di Cugnoli, che l'interno è tutto barocco, che non è stato tolto, però Cugnoli c'ha l'ambone che è medievale, per fortuna è rimasto. Cosa è successo? Che negli anni 50 la nuova scuola del pensiero, appunto dell'arte, della soprintendenza, un soprintendente dell'Abruzzo che pensava di restituire alla purezza del romanico queste chiese antiche, fece dei restauri togliendo, eliminando definitivamente tutti i sovrapposti barocchi. Quindi le abbiamo bianche, ma non perché fossero così. E quindi abbiamo per esempio tante chiese come San Giovanni in Venere, come Santa Maria Rabbona, dove ogni tanto alcune appaiono degli affreschi, come per esempio anche a Civitabuana, ce ne sono due di affreschi, ma queste erano chiese, quando le vediamo così basse, piccole, spoglie esternamente, all'interno erano pieni di affreschi e se volete vederne qualcuna meravigliosa bisogna andare a Bominaco, che c'è l'oratorio di San Pellegrino, meraviglioso, non so se l'ha mai visto, ci vada. Non ancora. È stupendo perché Scritto il suo nome significa una della famiglia ricca, perché avere questo qua ci vuole un po' quell'epoca. Hanno tagliato il collo? Vedi che c'ha il taglio sul collo. L'hanno martirizzata perché ha abbracciato la fede cristiana durante le persecuzioni ai cristiani
Nelle catacombe di Santa Priscilla. Che qua appunto quando c'è la festa, il mese d'agosto, viene molto frequentata. Le immagini dei santi hanno nella mano destra la palma del martirio, è la testimonianza appunto della loro passione, Ma anche il segno sulla mano. della loro santità. Il segno sulla mano lo sto notando anch'io adesso, non lo so perché, però è il segno al collo quello che fa fede. Sì. Bisognerebbe studiare la sua geografia per vedere se narrano che lei avesse avuto delle percosse sulle mani. E ci sta 3 gemme nell'epoca, nella Della testa, fronte e nel nelle cuore di mani. Maria e sotto Sì, infatti c'è. ci sono così. e inf- Ecco perché c'è sta una agenzia di vino che si lo so, chiama che Tre si Gemme. chiama Tre Gemme, sono 3 sorelle Ma anche che hanno hanno preso ripreso da qui. hanno preso questa immagine. Sì, e quella è Sant'Anna con la Madonna. E poi ci sono questi qua che segni dei pellegrinaggi. Della gente che veniva che come a passano. San Michele, È qua. Arcangelo. Vedi, questi sono i segni che facevano coi piedi e con le mani delle persone Che che passano. passano e venivano a frequentare. Questa è È una rappresentazione antichissima, proprio quindi medievale. quindi queste pietre veramente sono. Queste incisioni, queste chiese sono. Questa è proprio quella più antica, è 1100.